Occhio di lince, ciao! Eccomi qui, sono Edo Thomas, insegnante di yoga da più di 15 anni e utilizzo i concetti della neurologia funzionale per migliorare la pratica di yoga. Oggi il tema della lezione è la continuazione di questi 5 giorni di riscaldamento prima della lezione di yoga, prima di praticare yoga. E questa lezione è la sesta. Andiamo alla pratica. Allora, se mi vedi, sono qua con un bastone di circa quasi 1 metro di lunghezza, ok? Potrebbe essere esattamente un pezzo, cioè 3/4 del bastone, quello delle scopa. Infatti è un bastone delle scopa tagliato. Prendo il bastone e faccio il movimento tipo a elica. Okay? Destra, sinistra col gomito fermo, fermo il fianco, giro, non troppo veloce, soltanto per cercare di dare un movimento articolare al polso e al gomito. Ok? Mi fermo piano piano, porto la parte superiore dall'alto verso il basso, cercando di disegnare davanti a te una figura a 8. Piano, in basso verso l'alto, in basso verso l'alto, dall'alto verso il basso. E poi sempre leggermente più veloce. Le gambe non sono rigide, ma nemmeno il tronco, e cerco di fare un movimento molto fluido. Ok. Adesso faccio al contrario. E al contrario di nuovo. Quindi posso cambiare quando ne ho voglia. Ok, e continuo. E vai. Ecco, questo sarebbe esattamente per il braccio destro. Braccio sinistro esattamente la stessa cosa, tipo a elica, gomito fermo, tronco fermo, muovo soltanto il polso, l'avambraccio con la mano al bastone in centro. Ok, adesso piano piano mi fermo e vado dall'alto verso il basso. E al contrario. E cambio. E cambio. Ok. Allora, abbiamo visto prima destra, sinistra, adesso cerchiamo di aumentare la difficoltà. Ovviamente se tu non riesci a farlo proprio bene, in una maniera fluida, non senti il tuo corpo che comunque si muove insieme al bastone, per cui devi essere proprio senza questa forza o movimenti di scatti, fluido. Se vedi che destra e sinistra in un senso e nell'altro senso va bene e a sinistra in un altro senso e salso va bene, e quindi è ora di complicare un po'. Per cui faccio a destra e cambierò il braccio. Wow. E cambio il braccio. Ecco.
poi magari più veloce. E cambia direzione. Ok, rallento, l'altro braccio e ok, molto bene. Allora, questo qua è un esempio quello che potresti fare col bastone per riscaldarti. Si potrebbe fare tantissimi altri esercizi. Potrei fare con tutte e due mani, portando in diagonale, cambi direzione. Potrei unire tutte e due. Ecco, allora, è già, come dire, è già aumentata la mia frequenza cardiaca, è già aumentata la mia temperatura. Il mio suggerimento è cominciare con dei movimenti piccoli, lenti, per poi dopo accelerare con il tempo. È una pratica, possiamo dire, molto sensitiva, anche perché poi devi tenere il bastone con le mani, devi sentire per non far sì che il bastone scivoli dalla mano, soprattutto con una mano, con tutte e due sarà difficile. Poi, se hai visto, io ho fatto questo movimento guardando la parte, io ho fatto un cerottino qua nero, guardando l'estremità, guardando la punta in basso e guardando in alto. In questa maniera lavoro e stimolo tantissimo il sistema visivo e vestibolare prima di cominciare la pratica di yoga. È di molta importanza anche perché nello yoga difficilmente si stimola esattamente questi due sistemi. Quindi facendo esattamente tutta questa pratica lenta, magari anche dopo veloce, do esattamente degli stimoli, do esattamente delle informazioni al mio sistema nervoso centrale e quindi di conseguenza ho una possibilità maggiore di fare determinati tipi di posizioni in una maniera migliore. Ok? Quindi la lezione oggi è stata fatta esattamente col bastone, ecco, e ho finito la lezione. Ricordati sempre di iscriverti al mio canale se non sei ancora iscritto, di schiacciare la campanella per non perdere neanche una lezione, perché io faccio una lezione tutti i giorni da lunedì a venerdì dalle 6:30 a 7, puoi andare lì che sicuramente c'è la lezione nuova. Poi se condividi con tuo amico eccetera, un parente, meglio ancora, ok? Un'altra cosa, adesso in questi giorni è già disponibile il mio video corso online yoga e neurologia funzionale su una piattaforma di una mia amica che si chiama Yoga Correttivo. Lei si chiama Nieves Lopez, ok? Andate lì, vai lì, clicca, vai a vedere perché ci sono un sacco di contenuti gratuiti e poi dopo se ti interessa vai, ti approfondi esattamente su questo argomento perché è veramente fantastico e ti cambierà tutto un modo di vedere prima della lezione di yoga o durante la lezione di yoga o alla fine della lezione di yoga, quegli esercizi che lo puoi fare per migliorare la tua pratica, ok? Bene, se vuoi vedere qualche lezione di yoga completa, ti lascio un link alla fine del video, ok? Ci vediamo lungo la strada.